Vediamo, ma poi se no cado. Ecco qua il Walmart della Grecia. Perché il traghetto con sto mare vomito. Una volta l'ho fatta davanti, una volta l'ho fatta dietro. Chissà quante gambe rotte qua in questa piazza. Abbiamo un'invasione di mosche. Buongiorno, oggi abbiamo una missione. Rubare. Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Signori e signori, bentornati. C'è uno che mi sta guardando come una faccia, si è girato. Forse ha capito. Signora, viene a morire. Vediamo, appoggi se no cado. Questa è l'ultima giornata che passiamo qua alle Saline, perché ormai siamo molto arringati, cioè siamo secchi. Sì. Il sale fa bene, ma fino a un certo punto. Siamo sotto sale. Adesso noi andiamo a fare un giro, perché basta, qua è passata la Buriana più o meno, se vedete il cielo ancora grigio, ma insomma bisogna andare. Beh, almeno oggi si può uscire. Ieri c'è stato un vento che non potevamo neanche aprire la porta del camper, esatto. Ce la portava via. Esatto. È stata dura ieri, ecco. Esatto, sì, abbiamo lottato contro gli eventi naturali. Quindi partiamo e vedrete dopo dove arriviamo. Dem. Vabbè, andiamo così senza spiegarvi del posto qua, mi sembra una stronzata. Questo qua è un villaggio di pescatori che ho alle mie spalle, molto vecchio. Vedete, tutto fatto a mano, ragazzi, tutti i paletti piantati a mano. A me non regge neanche morto. Comunque questo qua è il paesino che è nato appunto con lo sviluppo delle saline qua attorno, e sono proprio l'architettura tipica, ma proprio veramente come era una volta, che sono pali piantati in acqua e due assi sopra. Anche le case sono palafitte. Esatto, in fondo ci sono le case dei pescatori che sono sostanzialmente delle palafitte. Quello è il ponte di Patrasso, ma lo vedremo nei prossimi giorni, perché adesso andiamo dall'altra parte, chiaro? Qua vicino, dietro il ponte, ci sono i traghetti. Volevi salire? Sì. Immagino. No, non sboccare un attimo. E ti portano sull'isola, probabilmente i pezzi pesanti, quelli, insomma, i tironi, quelli belli. I tironi, quelli grossi. Belli carichi, belli ronfi, se li devono fare così. Non credo, vorrebbe tenere, però Secondo me manda un'altra parte, ma magari fanno tutto il giro di disco. Non lo so, in realtà lo chiederemo. questo è il Cotopulo, perché Cotopulo gallina? Ma sì, Mauri, dai, è una gallina, Cotopula. Sto cercando di capire, ma ragazzi, diretto. La V al contrario è una L. Sì. La Y è una U. La Y è una U. Sì. Quella che sembra quasi una N è una P. La P? Che La cos'è? P è una R. Sì. Cazzo, mischiano tutto. Come fai a leggere? Detto questo, benvenuti a Lepanto. Ah sì, è vero. Benvenuti a Lepanto, ragazzi. Adesso andiamo a cercare un banettino, perché dobbiamo caricare il video di questo mercoledì, se no non lo vedete. Andiamo.
Andiamo bene. Come vedete questo splendido sole che splende splendente e le macchine non fanno rumore perché non c'è acqua per terra. Siamo davanti al porto di... Non ti puoi doppiare dopo, devi saperlo adesso il nome. Me lo devi dire tu. Siamo davanti al porto di Lefkada che è in ristrutturazione. Che culo, eh? Siamo qua davanti al porto di Lepanto. Prima Marina mi ha detto Lefkada, sbagliato. Però vabbè, cosa vuoi? Questi errori qualcuno li deve fare. Lepanto è particolare per quale motivo? Perché qua è successa insomma la battaglia di Lepanto. Questa battaglia di Lepanto fra gli ottomani e i cristiani, nella parte cristiana c'era un botto di persone, genovesi, toscani, veneziani, cristiani che arrivavano da Roma, non lo so. Comunque c'è stato un botto di persone. Se volete, sempre il solito discorso, Wikipedia vi può aiutare a capirlo. La parte carina di questo paese è che innanzitutto c'è un porto fortificato, bello, ancora ristrutturato, poi c'è tutta la stradina con un casino di viuzze ancora molto ben tenuto, è proprio bella l'epoca. Se cerchiamo sotto la pioggia di farvi vedere qualche immagine. C'è anche un castello, che però non so se riusciamo a entrare, che parte praticamente quasi dalla base e si inerpica sulla collina. Da qui iniziano le mura fortificate di tutto quello che era diciamo la parte storica del castello, che sono molto basse, che si inerpica. Se guardate là sopra sono i torrioni, e anche torri, e tutti i merletti. E andiamo a vedere se riusciamo a trovare l'ingresso. Intanto mi sembra giusto farvi vedere qual è la mia mise. Come sono conciata io mentre andiamo in giro senza ombrello, eh? Mica che voi pensiate che io ho l'ombrello, che Mauri non è l'ombrello, capito? Non ce l'ho neanche io l'ombrello. Eccomi qua a spiegarvi. Allora guardate, già dalla base ci sono già delle fortificazioni, o meglio dei muri fortificati. Poi da questa stradina, penso che sia uno dei punti di accesso, si inerpica e se vedete ci sono tutti i muraglioni della fortificazione del castello. Queste stradine qua sono bellissime perché sono tutte lastricate, proprio vecchie, zone pedonali pienissime di ristoranti, di attività. Purtroppo fra la pioggia e oggi è domenica e insomma parecchia roba chiusa, però sono veramente carini. Buongiorno, ecco qua il Walmart della Grecia. Ragazzi, siamo riparati qua perché stanotte ne è venuta giù che Dio la mandava. La cosa bella è che questo Walmart è diciamo basso, no? È proprio più basso della strada, quindi eravamo completamente protetti su tutti i lati. E per fortuna, perché veramente non so se si vedrà dalle immagini che ha girato Marina, però ragazzi ha piovuto, gli ha dato veramente secco. Infatti Marina si lamentava perché non ha dormito assolutamente nulla. Adesso passiamo il ponte, andiamo di là e poi ve lo spiego il ponte. Intanto andiamo. Damn, su! Stiamo per entrare nel ponte. Yes. 21. It's like a auto, this one. It's like a car, this one. It's small. Ok. Ah, 2 metri l'altezza. 2 metri? Ok. Allora fino a 2 metri si paga 13,70 €, noi ne toccano 21. Sì. You're welcome.
Ragazzi, buongiorno, ci siamo fermati perché questo ponte merita sicuramente una citazione. Innanzitutto è il ponte strallato più lungo del mondo. Ce l'abbiamo qua in Europa, why not? Medaglina. Ha una lunghezza di quasi 3 km, se non mi ricordo esattamente, e il pilone centrale alto 163 metri. È stato terminato di costruire nel 2004, quindi l'hanno aperto e inaugurato, ed è un ponte che ovviamente ha pedaggio. Ora le macchine pagano 13,60 €. Poi come vanno le categorie? Vanno in base alla prima fascia, all'altezza. Se superi i 2 metri, quindi entri nella fascia dai 2 metri in su, ma sei comunque un'auto, un camioncino, paghi 21 €. Dopodiché i camion iniziano a pagare per asse e lì arrivi anche a 50-60 €. Questo ponte è importante perché collega la parte continentale con, qui c'è una diatriba fra me e Marina, la penisola, ma io sostengo che sia un'isola del Peloponneso. Perché io sostengo che è un'isola del Peloponneso? Perché con il canale di Corinto, secondo me, l'hanno tagliata ed è diventata un'isola. Hai ragione. Quindi, benvenuti nel Peloponneso, più pelo per tutti. Andiamo, sì, andiamo. Indovinate chi ha scelto di prendere un ponte a 21 € per 5 minuti invece che un traghetto a 6 € per Io. 10 minuti? Io, perché il traghetto con sto mare vomito. E quindi, Quale mare? ma me ne frega niente, per 5 €, scusate, mangio un panino. 5 €? Mangia. 6 € contro 21. Mangia 2 panini in meno lei e siamo a posto. Ok, noi ci siamo messi qui, mi raccomando voi non fate casino questa notte, eh? Praticamente è il parcheggio di un ristorante che lascia stare i camper gratis. Dovrebbe esserci qualcuno, ma a quest'ora non c'è nessuno perché dovremmo chiedere anche per la lavatrice e eventualmente attaccarci alla corrente. Vediamo, se appare qualcuno faremo, altrimenti staremo come in libera praticamente. Ale. Ciao cucciolini! Non mi seguite, non mi seguite. È sempre una vita al bancone del bar. Sì, ma una questa- volta l'ho fatta davanti, una volta l'ho fatta dietro. Allora è sempre al bancone del bar. Questa mi sembra una vita un po' particolare, un po' strana. Ma dove siamo finiti? Siamo finiti in un... non so neanche io come definirlo. Ristorante bar campeggio, o meglio, è un ristorante che dà la possibilità alla gente di parcheggiare nel proprio parcheggio, dove ci sono tutte le roulotte fisse, quindi probabilmente amici o le sue o le affitta, non ne abbiamo idea. L'unica cosa dice, se vuoi da mangiare da me, sei il benvenuto, però non è obbligatorio. Se vuoi l'elettricità e fare magari una lavatrice, a quel punto lì magari ti devi pagare, ok? Se non sbaglio 5 €. Noi siamo venuti qua perché ho detto, vabbè, un po' di corrente elettrica non ci guasta e vorremmo fare delle lavatrici, sicuramente sono più economiche che farle in giro, che più o meno costa 8 €. Ho detto andiamo là, solo che è come se fosse, cioè non c'è nessuno. Non so se si nota qui la ragnatela, si vede? È chiaro che questo posto non è utilizzato, no? Da qualche... È come almeno se da... avessero spento tutto e se ne sono andati. Sì, hanno ritirato 4 cose, ma 4 perché probabilmente hanno staccato i frighi, che quelli non puoi lasciarli accesi. La cosa allucinante è che ci siamo trovati noi qua con un camper di tedeschi, gli abbiamo chiesto, ancora noi siamo qua da ieri, è venuto un signore, però non l'abbiamo più visto. Quindi, boh.
notte devo dire tranquilla, passato senza riparo dal vento, ma veramente proprio quasi rilassati. Nel frattempo ieri sera sono arrivati 2 o 3 camper, sempre in questo parcheggio free. Appunto ieri anche il titolare gli abbiamo chiesto la possibilità di fare la lavatrice a 5 euro, abbiamo fatto 3 lavatrici praticamente, abbiamo lavato tutto quello che potevamo, quasi tutto, perché ci siamo dimenticati un paio di cose e poi ci siamo attaccati alla corrente elettrica. Poi dopo è venuto un altro, ha detto, e fa, chi è che vi ha dato permesso di collegarvi? E mi ha detto, il titolare. E fa, sono io il titolare. Faccio, guardi, è una signora un pochino più anziana. Ah, va bene, se n'è andato. Boh, adesso non vorrei che stamattina mi vengono a dire qualcosa, che non ci siamo capiti probabilmente ieri. Vedremo come va. Adesso sto parlando oltretutto a bassa voce perché stanno, penso, dormendo ancora tutti, che non vedo nessuno in giro. Vado a vedere se ci sono le docce. Boh. Di cosa avete paura? Dai la mano. Questo è più aggressivo, allora. Carini. Siamo qua, abbiamo fatto un aperitivo. Lo so, mandateci pure a cagare, avete ragione. Dietro di noi ci sono 2 tedeschi, suppongo, che stanno mangiando una ciotola di plastica alle 4. E non ho capito se è pranzo o cena. Non lo so. Noi abbiamo fatto l'aperitivo perché il sole sta andando giù. Ma prima delle 7:30, 8 non vado a mangiare. Ci sono 20 e rotti gradi perché sono troncini corti, senza di vento. E la temperatura e il mare e il sole che va giù, ma soprattutto il rum che è in corpo, mi stanno rilassando tantissimo. Con questo sottofondo di piatti, tira mensa. Dai, che poi sembra che faccio lo stronzo. È vero, sembra una mensa. Sotto così. Sempre le pappe dei bambini. Esatto. Adesso vi saluto e ci vediamo domani. Adesso Marina mi prenderà per il culo. Esatto, stavo accendendo il telefono per far vedere delle operazioni mattutine complicatissime. Mattutine, che succede ogni tanto. Quando uno si sveglia e perde le viti degli occhiali, succederà anche a voi, eh? Ma sì. Noi abbiamo gli attrezzi anche per questo. Esatto, però il mettersi gli occhiali per aggiustare gli occhiali è il massimo. Non male che ne hai 2. Ragazzi, faccio da dentro oggi perché ci siamo svegliati con 12 gradi e quindi vi do il buongiorno dall'interno. Perché oggi ci spostiamo, questo posto siamo stati qua 2 giorni, scusate sono nel frattempo impegnato, ok, ce l'ho fatta. Bisogna mettere un po' di, già hai cosa per le unghie? Sì, anche se non lo uso. Okay. Comunque allora siamo stati qua 2 giorni, siamo stati molto bene, tutto ieri faceva anche caldo, abbiamo fatto bagnetto, abbiamo preso un po' il sole e adesso ci spostiamo in una zona fighissima. Io volevo andare a vedere da un po', niente, quando siamo là vi faccio vedere dove siamo arrivati. Paga tu sto giro. Pronti? Almeno qua accettano le carte di credito, invece in Albania era un po' dura. Per nostra gioia la benzina è scesa a 1,6 € e oggi è il 15 di novembre, quindi quando uscirà questo video saprete se continuerà o meno ad abbassarsi nelle puntate successive. È cara il gasolio, qui siamo entrati che era 1,8 e qualcosa ed è scesa fino a 1,6. 15 11 chilometri. Ragazzi, story come al solito, non so se l'avete visto in qualche puntata precedente, io vi segno sempre ogni volta che facciamo benzina i chilometri per vedere i consumi, piccolo libricino che poi alla fine usiamo anche per riassumere quelli che sono stati i costi di brutto in questo caso, anzi magari più avanti fare un po' un riepilogo di cosa abbiamo speso fino a quel punto lì, che può sempre servire, no? Benvenuti ad Olimpia, dove si facevano i giochi olimpici. Olimpia innanzitutto è stata costruita in una valle molto fertile, infatti venendo qua l'abbiamo vista, coltivazione a destra e a sinistra. C'è anche il tempio di Zeus. Adesso andiamo a vedere dove sono stati fatti i giochi olimpici, se non sbaglio del 2004, che l'avevano un attimino ripreso, però i giochi olimpici dicono che sono nati qua, quindi andiamo a vederli.
Giusto per dovere di cronaca, siamo sempre a novembre e i biglietti costano sempre la metà di quello che costerebbero in stagione, quindi l'ingresso qui costa 6 euro. Sei contento di essere in questo posto? Sì, Ma tu quanto avevi in storia quando andavi a scuola? NC credo. Io avevo 3. Ah, NC veramente? Non lo so, no, avrò avuto 4, 5. Di lì. Siamo allo stadio. Lo stadio non è lo stadio come lo conosciamo noi, lo stadio era questo gruppo di aree dove venivano svolti N giochi. In generale questa zona si chiama stadio ed è ancora abbastanza colonnata. Guarda cosa ci fosse dove, speriamo di scoprirlo. In queste aree si svolgevano vari sport, varie discipline. C'era la parte che abbiamo visto prima che era il ginnasio, ci sono le palestre dove si potevano allenare e poi appunto c'erano le varie aree dove potevano esercitare lo sport. Quest'area qua che vedete, che è una sorta di piazza, praticamente questa qua era la piazza dove si allenava, dove c'erano palestre, stanze per potersi cambiare, c'era anche la parte filosofica, dove potevano leggere, potevano appunto scambiarsi informazioni o discutere, che ne so, di Omero o Salcazzo, o esercitarsi nella poesia. Insomma, c'erano, oltre a quella che era la disciplina in sé, quindi la parte sportiva, c'era anche la parte così per la mente, lo sport della mente. Gli sport che venivano fatti in questa piazza erano tipo box, wrestling, lotta greco-romana. Chissà quante gambe rotte qua in questa piazza. Quanti infortuni, quanti cazzottoni. Questo qua è il Teocoleum, che è una sorta di santuario dove i giocatori facevano delle cerimonie propiziatorie per ovviamente vincere e venivano svolte qui all'interno di questo edificio. Questa parte qui in ristrutturazione era il Leonidaio delle terme che fanno parte di un complesso più grande che però ormai è stato distrutto. Dovevano esserci dei mosaici e un sistema di riscaldamento dei muri. Quello che ha fatto vedere Marina è la parte che ad oggi stanno ristrutturando, circa 900.000 euro alla Comunità Europea e non solo, perché è la parte che è ancora in piedi. Ma il Leonidaio è tutta questa area, perché all'interno, nel centro c'erano proprio i muri termali, si vedono, però tutto attorno c'erano stanze dove c'erano saune, tutto quello che era legato un po' al calore, all'acqua, come i romani ovviamente, proprio per gli sportivi. Nel 776 a.C. sono nate le Olimpiadi. Perché hanno fatto le Olimpiadi? Le Olimpiadi, con tutti questi giochi, così come era strutturata, era stata creata per onorare gli dei in generale e avevano deciso all'epoca ogni 4 anni di ripetere questa cerimonia. Adesso andiamo a vedere uno dei templi, diciamo, rimasti in piedi, ma è un po' difficile, però diciamo imponente, ecco, diciamo così, dedicato al dio Zeus. Siamo arrivati al tempio di Zeus. Che è crollato e si vedono le colonne come sono crollate. Mi spiace che non si veda la grandezza. Questi che grossi. Magari puoi scavalcare. No, ci sono le guardie. Passiamo davanti, va? Sta praticamente intera. È un salame. Ah, me l'hai fatto a fette. Per farvi capire la dimensione di un pezzo della colonna. Questo tempio doveva essere colossale, nel senso che era veramente enorme, dove all'interno si suppone ci sia stata una enorme statua di oro e avorio di Zeus, come avete visto nelle foto. Poi questa colonna è stata rifatta nel 2004, ovviamente non è quella originale, o meglio hanno preso quella originale, l'hanno ristrutturata. Perché? Perché nel 2004 sono partite le Olimpiadi da questo punto. Auri, sei troppo serio oggi, tutta questa cultura. L'importante è non farsi figure di merda, quindi stai zitto. Questo edificio, che avete visto in foto ma rimane una colonna, veniva chiamato anche l'ecoportico. Perché? Perché all'interno dei portici c'era un eco che veniva ripetuto 7 volte, quindi dicevo pirla, 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 pirla. Ed era l'edificio che, diciamo, divideva l'ingresso a un'area, un campo di allenamento dove facevano gare, detto anche stadio, ma ovviamente lo stadio era tutto. Ecoporco, porco.
20 euro il biglietto, 20 euro tengo il biglietto adesso. Dai che sta per iniziare, 20 euro, continua. Adesso entriamo allo stadio. Lo stadio è lungo 192 metri per 28,5. Non esistevano spalti come ci sono oggi, ma c'era soltanto, diciamo così, una sorta di piccola tribuna per i giudici nell'area sud. Nell'area nord invece c'era una statua di Demetrio, vabbè, non so pronunciarlo, però era un altro di quelli che venivano venerati e osannati. Andate a vedere nel 2004 com'era sto posto con l'apertura dei Giochi Olimpici. Andate a vedere com'era e confrontatelo. E se lo trovo vi metto un'immagine di com'era all'apertura dei Giochi Olimpici del 2004 questo posto. Adesso ti fai una corsetta. Tu te la fai. Dai che parte! Sì, verso l'uscita. All'interno di quest'area, di tutta l'area, ci sono diversi templi. Ogni tempio era devoto a un dio. Quindi suppongo che ognuno di loro aveva un dio dove pregava o si rivolgeva. Io ho il mio. Dorico? Ionico. Cosa? I capitelli. Ragazzi, ma si può? Ma no, ma veramente. Guarda che interessante. Sì. Tu li distingui? Sì. Adesso andiamo al museo a vedere se c'è qualche statua o qualcosa che hanno trovato dentro al sito archeologico. Siamo entrati all'interno del museo, a parte vari suppelletti, i vasi, eccetera, eccetera, una cosa interessante che sono il resto di un elmo e degli scudi e di alcune frecce, armi che c'erano all'epoca appunto greca. Ed è carino, cioè c'è parecchie robe che giustamente hanno trovato qua a Olimpia nei vari scavi di ristrutturazione. È all'interno del biglietto, quindi si può vedere. Questi sono elmi delle varie epoche, corinzie, piuttosto che non corinzie, bizantine piuttosto che non bizantine, ma non ce n'è una che mi entra. C'è una testa piccola. Questa è la statua di Zeus e Ganimede in terracotta ed è praticamente quasi integra ed è veramente anche i colori sopra. Questa era la statua che era nel tempio di Zeus, dove c'è una base triangolare, infatti la base è triangolare anche di questa, e hanno ritrovato questa statua. Anzi, queste tutte le statue che hanno trovato solo nel tempio di Zeus, cioè, quindi quel tempio doveva essere uno spettacolo da vedere all'epoca. Queste non sono le solite 4 cazzo di pietre, sono un po' più belle, dai. Questa è la ricostruzione in miniatura di come doveva essere questo villaggio olimpico e dove si svolgevano le varie attività e i vari giochi di quello che abbiamo visto. Presente 4 pietre, ma ce n'erano un po' di più una volta. Guarda, il Leonidari, tempio di Zeus, lo stadio, le colonne dei 7 eco. Il biglietto dà diritto a entrare anche in un terzo posto, che è un altro museo della storia degli scavi. E sta per chiudere.
famosissima faccia di... Quasi, quasi. De Marmo, Guarda come scodinzia, che è contento di vederci, guarda. Adesso siamo arrivati qui, domani vi spieghiamo tutto. Buongiorno signore e signori, benvenuti in questa spiaggia. Into the Wild. Siamo vicino a Kalamata, o meglio Kalamata è a 5 km da questa direzione. È famosa Kalamata per le sue olive, se qualcuno lo sa, tipo le nostre taggiasche, per farvi capire. Infatti noi andremo a rubare delle olive se le troviamo su un albero, e così facciamo anche le olive di Kalamata. Vediamo. La cosa allucinante è che stamattina mi sono svegliato, non so se si nota ma non credo, c'ho la fiancata bianca, no? Anche perché quando mi avvicino si spostano. Ci saranno, non esagero, 100 mosche. Probabilmente ha fatto la notte fredda e tutte queste 100 mosche ce le ritroveremo sicuramente dentro. Oggi giornata di relax, qua vicino appunto al mare, dove ci sono anche delle docce, ma non so se la temperatura ce lo permetterà oggi di fare il bagnetto, cioè se vedete lì. Però l'idea è quella di insomma rilassarci qualche giorno qua su questa spiaggia molto easy. Poi voglio andare a fare la spesa perché voglio comprare 2 o 3 cosette. Se trovassi anche un conforamo voglio prendere un pezzo di legno e mettere la zanzariera, perché ragazzi queste mosche mi hanno rotto le balle. E poi vorremmo anche andare a Kalamata, che c'è insomma questa cittadina da vedere. Vediamo un attimino se ci sono anche un po' di, così come posso dire, olive da mangiare. Bene ragazzi, ci vediamo più tardi, vi aggiornerò. Guardate il piedino di Marina con una patata sopra. Spiegaci almeno che cosa stai facendo. Ho una spina nel piede e ho letto che la patata ammorbidisce la pelle e fa uscire la spina perché non riesco a tirarla fuori. Adesso Niente. abbiamo un'invasione di mosche, un po' le abbiamo già scacciate, però direi che oggi è il giorno giusto per fare qualche lavoretto su Bruto. Mauri, ti tocca, adesso prepariamo una postazione di lavoro Non c'è voglia però. con un bel tavolino e vai di lavoro. La tovaglia è quella che mi ha già rotto Mauri, e quindi ormai la usiamo come tovaglia di lavoro. Guardate che buco che gli ha fatto col seghetto. Non è vero. Chi è stato? Non lo so. Non lo sai, sono stata io. Siccome ci sono tutte queste mosche, io giustamente da un po' che Marina mi chiedeva di mettere la zanzariera, o meglio una sorta di, come posso dire, tenda d'ingresso fatta a forma di zanzariera, però io non l'ho mai messo perché devo tagliare un pezzettino di legno che non avevo. Quanti anni fa abbiamo comprato la tenda? Quasi un anno. Più di un Forse anno. è stata la prima cosa che abbiamo L'abbiamo comprato. comprata a luglio del 2022. Ok, è stata la prima cosa che abbiamo comprato e niente, praticamente adesso la metto, solo che devo fare questa base di legno piccolina da mettere sotto, verniciarla, e qua così girovagando in un cirighito qua di fianco c'era tutto il materiale che hanno usato di scarto, e io ho preso un pezzettino. Mio zio buonanima diceva sempre: dove l'occhio percepisce la mano colpisce. Mi è rimasta nel DNA. Insomma, non è che hai rubato una roba che ci fa diventare ricchi, no. No, è venuta comoda. Adesso che cosa devi farci? Adesso niente, devo fare il supporto della tenda. Ma lo incollerai col Sikaflex? No, l'ho vinto. Lo avviti? Buco nella parete? No, ci sono già. Non è da lanciare e riportare, mi spiace. Mauri ha bisogno di una prolunga e noi abbiamo la nostra 220 in camper. I pannelli sono anche carichi oggi, quindi prolunga dal finestrino. Prolunga. Un po' di levigatura giusto per levargli lo sporco della vernice passata. Vernicio io e metto. Tanto i bambini fanno rumore, quindi posso fare rumore anch'io. A cosa servono i fiocchetti? Quando la tiri su per tenerli su. È chiaro, no? Tu la rotoli la tenda per bloccarla. Tagliamo la tenda a misura. Eccola qua, abbiamo la tenda. Adesso però le mosche le dobbiamo far uscire.
State fuori a soffrire. Beh ragazzi, per essere un lavoro fatto in 5 minuti va finito, perché voglio prendere dei magneti, mettere al lato così rimane ferma la tenda anche col vento, e rifinire sopra, che non mi piace come è finita lì. Però vabbè, insomma, 5 minuti con 0 attrezzi e legno rubato, direi che va più che bene. Buongiorno, oggi abbiamo una missione. Rubare. Le olive di Kalamata. Eccoci, abbiamo individuato un posto possibile dove prendere delle olive, teoricamente. Dove Marina prende le olive. Mentre Marina ruba le olive qua alle mie spalle, vedete, io vi spiego un attimino che storia hanno le olive di Kalamata, che poi Kalamata è il porto, quindi hanno preso il nome dal porto, ma sostanzialmente le olive di Kalamata sono un po' tipo le nostre olive taggiasche, diventate famose proprio Kalamata ha iniziato ad esportarle in giro per il mondo. Ora, la particolarità... Vi spiego com'è la pianta. La particolarità è la pianta. Facci sapere. Le olive di Kalamata sono da raccogliere per forza scure, non si possono raccogliere verdi, quindi bisogna aspettare per forza dopo la metà di novembre, e noi siamo già in ritardo, quindi è già un miracolo che ne troviamo. La pianta dicono che ha una foglia più grossa dell'olivo normale, così si riconosce. In effetti che sono un pochino più cicciottelle e meno arrotondate. Anche le olive sono più grandi di quelle della zona, guarda come sono grandi rispetto alle altre. Le altre sono piccolissime. Poi, la ricetta cosa dice? La facciamo vedere dopo? Intanto aiutami a raccogliere. No. Vanno raccolte tutte a mano per evitare le ammaccature. Ne hanno talmente tante che non le raccolgono neanche e vanno tutte per terra. Adesso vi facciamo vedere qual è la qualità, quella dove fanno l'olio qua, che deve essere secondo me anche buono. Di quelle piccoline verdi che praticamente sono microscopiche. Eccole qua. Vedi che differenza? Quelle piccoline verdi sono microscopiche. Con quelle verdi ci fanno l'olio e le spremono. Invece queste Kalamata, che sono tendenti al viola, bisogna stare attenti a non schiacciarle perché altrimenti si rovinano subito e rilasciano un liquido viola. Sono proprio violette. Bene, adesso che abbiamo raccolto le nostre bottiglie di oliva, adesso gli mettiamo l'acqua e gli facciamo il procedimento solito per deamarizzarle. Allora, siamo venuti a fare un giro a Kalamata, una cittadina semplice, non ha niente di storico che... Però, visto che abbiamo visto questa caratteristica chiesa, ve la facciamo vedere. È una cittadina portuale, è molto importante per il commercio soprattutto delle olive. Aspetta che mi stanno tirando sotto. È comunque carina come città nel centro, adesso facciamo un giro in centro, ci prendiamo un caffè, basta, poi torniamo al camper. Girando, mi sa che ci siamo sbagliati perché sta iniziando a diventare carina. Per questo paesino storico la parte storica è veramente caratteristica.